Spesso i pazienti ci chiedono: ma il mio tumore perché mi è venuto? Ma il mio tumore è trasmissibile? Qualche donante della famiglia lo potrà avere? Per cercare di rispondere a queste due domande dobbiamo fare due considerazioni. La prima è che all'origine del tumore stanno sempre delle alterazioni genetiche, dei geni che ne controllano la crescita, e quindi il tumore è una malattia dei geni. La seconda domanda potrà essere trasmesso ad altri della famiglia, e la risposta è in alcuni casi sì. In una percentuale che va dal 5 al 10% dei tumori siamo di fronte a tumori ereditari, e questo avviene perché un'alterazione genetica è presente in tutte le cellule dell'organismo e viene trasmessa ad altri, nel caso del tumore della mammella dell'ovario, del tumore del colon, del tumore del rene, del tumore della prostata, di molti tumori endocrini. Quindi è una rappresentazione abbastanza variegata. In quali casi dobbiamo pensare a questa cosa? Quando un tumore che di solito compare sopra i 60 anni, mettiamo, compare invece a 40 o a 30, ecco, questo è un indice importante. Oppure un tumore che compare bilateralmente, che so, al rene, da tutti e due i reni, o in sedi multiple contemporaneamente, questo è un altro indice importante. Oppure quando più tumori si combinano insieme nello stesso soggetto o nella stessa famiglia, dando origine ad una sindrome. La tecnologia adesso ci assiste, per cui è possibile analizzare il DNA e capire qual è la mutazione presente in uno di questi geni. Cosa fare allora? La tappa fondamentale è un incontro con i pazienti, una specie di consulenza nella quale troverà di fronte a sé lo specialista dell'organo, il genetista, lo psicologo, e viene discussa, analizzata la famiglia, analizzato il problema, valutati i criteri di accesso al test. C'è poi una seconda fase, una volta ottenuto il risultato, che è la discussione con il paziente del risultato e delle implicazioni che esso comporta. È una fase molto rilevante, importante, nella quale si cerca di spiegare al paziente quali sono le conseguenze di questo. Sapere che è ereditario ci consente di prevedere meglio l'andamento del tumore, quindi mirare la cura, la sorveglianza su questo. Il secondo aspetto molto rilevante, se viene identificata una mutazione, riguarda il fatto che, essendo ereditario, può essere stato ereditato da altri o può essere trasmessa la mutazione ad altri, e quindi è possibile identificare i componenti della famiglia che non sapevano ma che hanno questo rischio di tumore, e su questi fare un'attività di prevenzione, evitare le complicanze del tumore e in particolari casi volta a prevenire le complicanze del tumore. Questo quindi è il senso di mirare su di loro esattamente la cura e la sorveglianza, e per evitare che altri parenti che hanno ereditato mutazioni sviluppino il tumore o le complicanze di quel tumore.